Ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un video ispirato da una mail di una nostra sorella che mi ha ispirato molto, mi ha ispirato molto. Un video che serve a tutti perché fa delle domande molto importanti e specifiche, va bene? Quindi per lavorare al meglio su di noi dobbiamo prendere attenzione cosciente su determinate questioni, ok? Vi leggo subito la mail. Allora, la nostra sorella scrive: Cara sorella, dal profondo della mia anima chiedo udienza affinché i maestri, attraverso di te, illuminino le mie zone d'ombra. Una domanda riecheggia dentro di me. A quale punto della mia evoluzione mi trovo? Cosa devo illuminare affinché l'energia divina si sblocchi? Su cosa devo mettere la mia attenzione cosciente? Amore o realizzazione personale? Su cosa ho da lavorare per primo? Che tutti gli dei ci benedicano. Allora, una domanda per volta. Andremo prima a rispondere a che punto dell'evoluzione ci troviamo. Farò una variante unica, perché questa è una stesa molto forte e il messaggio è per tutti. A che punto dell'evoluzione ci troviamo, in qualità di famiglia, di collettivo della nostra famiglia Taromantic, in questo momento, cosa devo illuminare affinché l'energia divina si sblocchi? Allora, l'energia divina, questa è la consapevolezza, no? L'energia divina è sempre attiva, altrimenti tu non ci saresti. Tu sei emanazione divina. Il punto qual è? Che vediamo i blocchi come problema. O meglio, vediamo il problema come cosa negativa. Ogni cosa che ci arriva non è né male né bene, né giusto né sbagliato, né meglio né peggio, quella è la mente razionale. Per slittare sulla mente trascendente, ogni cosa che ci arriva è Emao, meraviglia, Emao, meraviglia. E in questo modo rispondiamo alla domanda che si sblocca. Non è che si sblocca, è il tuo accogliere gli eventi. L'energia divina è sempre attiva, altrimenti non ci sarebbe tutto quello che esiste. Quindi gli eventi, quello che vediamo come problema, è un superamento di noi stessi, uscire dalla zona comfort e superarci, vedere quello come Emao, meraviglia. Su che cosa devo mettere la mia attenzione cosciente? Amore o realizzazione personale? Anche qui. L'amore, ho capito cosa vuole intendere la nostra sorella, quindi rapporto di coppia e realizzazione personale, è uguale. Perché è tutto amore. La parabola del mito di amore e psiche è la parabola dell'uomo. Psiche, dal greco, anima, quando accende il lume della ragione, che nel mito viene impersonificato dalle due sorelle di Psiche, il lume della ragione, si crea un'ombra e il dio amore sparisce. Quindi Psiche creerà la nostra anima, tutti gli eventi della nostra vita affinché noi possiamo ritrovare amore. Cosa vuol dire ritrovare amore? Fede negli eventi, fede nel buio dell'inconsapevolezza, del buio della ragione. Quindi tutti gli eventi, dal partner che abbiamo, dalla persona che amiamo, dai partner che abbiamo avuto, dai genitori che abbiamo, dal lavoro che facciamo, è tutto per ritrovare il Dio amore, perché lì è il terreno di gioco dove noi mettiamo alla prova le nostre capacità di andare oltre le resistenze, gli attaccamenti, i condizionamenti, le paure che ci separano dall'unica relazione possibile che è quella con il Dio amore, dal divino. Noi abbiamo una relazione con il nostro lavoro, ci relazioniamo alle cose, ci relazioniamo con le altre persone, è tutta una relazione. Non esiste
l'io distinto e separato dal tu, dall'altro fuori di sé, che può essere una persona, un oggetto, un albero, un animale. No, è tutta una relazione. Quindi che relazione abbiamo con le cose? Quali sono le emozioni che ci suscitano? Andare a fidarci a quelle emozioni significa sbloccare, tra virgolette, per parlare con la mente razionale, la cosa. Però le carte ci indicano, ci possono anche indicare dove il nostro talento di realizzazione può principalmente agire, va bene? Perché la realtà è una il reale è una vastità, la vastità del reale, no? E i tarocchi ci possono dare delle dritte su questo, ok. Poi, sì, ok, va bene. Allora, andiamo a vedere, rispondiamo prima di tutto alla domanda: a quale punto dell'evoluzione ti trovi? Ok. Allora, mettiamoci tre sefiri, eccoli qua. Regno egregorico, regno delle ombre, regno della chiara luce. Come sapete bene, il regno egregorico è un pesante karma da sciogliere, che può riferirsi anche a circostanze esterne che non riguardano te personalmente, però fanno parte del tuo intorno, quindi è una proiezione con cui devi interfacciarti. Il regno della vittima, qualcuno che è vittima, si sente vittima, che puoi essere tu o l'altra persona. Se è un'altra persona, amici, familiari, parenti, conoscenti, e comunque nel tuo cerchio di influenza, dobbiamo vedere di che natura è. Regno delle ombre, regno intermedio, apprendista mago, regno della chiara luce, mago, morto e risorto al sé, morto all'io, risorto al sé. Ok. Andiamo a vedere, prima di tutto rispondiamo alla domanda: a quale punto della tua evoluzione ti trovi? Vediamo. Chiedo al mio sposo celeste, agli spiriti e ai maestri, di mostrarmi la via. A che punto della tua evoluzione ti trovi? A che punto della tua evoluzione ti trovi? Regno intermedio, apprendista mago. Regno intermedio, il regno delle ombre. Vediamo un po' di che cosa, su che cosa dobbiamo mettere l'attenzione. Vediamo qual è la carta di posizionamento del regno delle ombre, a che punto della tua evoluzione ti trovi. A che punto della tua evoluzione ti trovi? Vediamo. L'oltre. Stai andando già oltre. Percorri con coraggio nuovi spazi. Lascia andare il vecchio mondo. Allora, è un punto bellissimo. Perché? Perché hai già lavorato sul passato, sulle ombre, il regno, non il regno delle ombre, il regno della vittima, no? C'è un po' di paura a ciò che non sai. E quella si chiama fede. L'oscurità non è assenza di luce, è fede. C'è un po' di paura a percorrere questa nuova strada. Ah, la mente ha paura perché non sa e quindi tende a proteggersi, no? A stare nel conosciuto, a trovare mille espedienti per farti rimanere lì. Lascia andare il vecchio mondo, lascia andare il vecchio mondo. Il vecchio mondo l'hai già attraversato, non c'è più terreno dietro.
È come se ci fosse un po' di timore a procedere, a, che poi non è un procedere, è fede, è il surrendere, così come lo chiamava il grande maestro Aurobindo, è la resa a quello che non conosci, è la resa a quello che arriva e che la mente non può più gestire, perché non ha valenza più questo approccio. Coraggio, è il coraggio di Perseo. Stiamo registrando questo video nell'anno del grande cambiamento cosmico globale, 2025. Questo è l'anno, come abbiamo visto anche dal mio reel su Instagram, che ve l'ho fatto un'ora dopo Capodanno, è l'anno della gioia. La gioia è l'entusiasmo dell'essere la propria natura. Come vi ho spiegato nel video di Magia Pratica 10, l'amante mistico, no? L'amante mistico è la tua natura. Allora c'è un po' di paura, no? Un po' di paura andare lì, ad essere quella cosa lì. Perché quell'amante mistico è più grande della mente razionale, più grande di te, piccolo io, no? Fede. Fede. E l'uomo ha cercato di controllare tutto, rompendo l'equilibrio primevo, rompendo il patto uomo-natura. E questo ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 7, quello sulla malattia, soprattutto alla fine del podcast. Allora, per ristabilire l'equilibrio primevo con la natura, che è la tua stessa natura, è la natura, l'anima del mondo, è la stessa cosa, no? La natura è un simbolo, non va vista solo come oggetto materiale. Quella è una parte della visione della realtà. Allora, cosa fa un animale? Cosa fa la natura come il simbolo che vedi in natura? Si dà a se stessa, si danno agli eventi. L'animale o l'albero non si chiedono il perché arriva un tuono, arriva un maremoto, ma si danno agli eventi. Quindi per ristabilire il patto uomo-natura devi dire ciò che tu vuoi, ciò che tu vuoi, devi dirlo al divino, che è il tuo sé, il tuo amante mistico. Ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio. Sia fatta la tua volontà, non la mia ego. Ciò che tu vuoi. E il divino non va inteso come un signore con la barba messo in un cielo lontano. Questo ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 9. Il Dio temuto, il Dio ignoto. E perché la divinità è ovunque, in ogni cosa. Sapete, quando gli antichi dicevano sia fatta la tua volontà, non lo dicevano a un Dio lontano, in un cielo lontano, lo dicevano al lupo, alla cascata, agli alberi, alla terra, alla tigre, all'aquila. Lo dicevano a loro, sia fatta la tua volontà. Alla dea Nix, alla signora della notte, come vi ho spiegato nella favola di potere della dea Nix. Quindi c'è da compiere una resa, ciò che tu vuoi, ciò che tu vuoi. È il coraggio di Perseo, no? Il coraggio di Perseo che scende negli inferi di Ade per trovare gli strumenti per tagliare la testa a Medusa e portarla al re che aveva teneva in prigioniera sua madre, no? La mamma di Perseo. E questo è l'anno del coraggio, il coraggio di sfidare il conosciuto. E questo fa paura. Però quello che quest'anno porta è anche una causa più grande, aspirazioni molto più elevate di quelle che potevano essere in precedenza. Perseo non va nel regno di Ade per se stesso, ma si spinge negli inferi, che il nostro subconscio è tutto un simbolo, si spinge negli inferi
perché è animato da una causa più grande di se stesso. Tale causa è l'amore. Nel caso di Perseo per la madre, no? Quindi la causa più grande che tu inizi a sperimentare adesso è la natura, è l'anima del mondo, la tua anima, che siete la stessa cosa. Allora quel coraggio che ti chiede questa carta, lascia che sia l'amore a ispirarti e a percorrere con coraggio questi spazi sconosciuti, perché la mente reputa morte tutto ciò che non vede. Invisibile è morte, il divino è morte, gli spiriti sono morte. Siamo in un passaggio intermedio, ci siamo tolti di mezzo il regno gregorico, no? Dove vedi la realtà distinta e separata da te. E quindi percorri con coraggio questo spazio. Emao, meraviglia, tutto ciò che accade è Emao, meraviglia. E per le ragazze e i ragazzi che ancora non l'avessero fatta, invito a fare la potente ipnosi guidata che vi ho messo nella playlist meditazioni guidate, per aprire il varco con la luce e sintonizzarlo in voi a livello cosciente, perché noi siamo tutti sintonizzati con la luce, perché siamo luce. Qual è il goal? Esserne consapevoli, perché Psiche stava con il Dio amore nel buio, nell'inconsapevolezza. Il viaggio che fa Psiche di ritrovare amore è perché deve avere fede nonostante ci sia il lume della ragione a ostacolarla, e quindi prendere consapevolezza, la fede con consapevolezza. Ok, vediamo ancora la domanda. Cosa devo illuminare affinché l'energia divina si sblocchi? La fede, qua l'abbiamo già detto cosa devi illuminare. Su cosa devo mettere la mia attenzione cosciente? Amore o realizzazione personale? Vediamo un po' con gli archetipi. Allora, adesso andremo a vedere il lato in luce e il lato in ombra dello stesso archetipo. Siccome siamo nel regno delle ombre, stiamo attraversando la fase in ombra, andando verso il nuovo, ok? E quindi vediamo entrambe le facce, ok? Su cosa devi mettere la tua attenzione cosciente? Dove va quest'oltre? Su cosa devi mettere la tua attenzione cosciente? Devi essere una ribelle. Devi essere una ribelle. Qua c'è una ragazza che va a stare sull'albero, va a dormire sull'albero. Devi essere una ribelle, ergerti verso le cose più pericolose per la mente razionale. Cos'è pericoloso per la mente razionale? Tutto ciò che non può controllare. Quindi l'aspetto luminoso dove stai andando è questo. Sì, desafia l'autorità per lograr cambio sociale. Sì, sei stanco di autorità che ti dicono cosa fare anche a livello sociale. E rifiuta i sistemi spirituali che non coprono le sue necessità interiori. Devi avere fede, eh? La fede, la fede, la fede, la fede. I sistemi sociali non ci hanno insegnato, sociali, culturali, non ci hanno insegnato la fede, perché la fede
riscoprire il dono della fede significa diventare potenti. È un sistema corrotto di manipolazione che ci vuole schiavi e inetti, non vuole che una persona abbia fede, altrimenti diventa potentissimo. Vediamo da dove veniamo. La rabbia ti porta a rifiutare l'autorità legittima. Si ribella per la pressione sociale o per moda. Vivi la tua quotidianità come se fosse tutta un'esperienza spirituale, perché lo è, dalle emozioni negative che stai sentendo, che non sono mai negative. Questo è un costrutto sociale, anche etichettare un'emozione che è un Dio come negativo. E quindi vivi la rabbia o vivi le circostanze che ti premono come delle immagini che la tua anima sta proiettando affinché tu superi te stessa o te stesso avendo fede. Senti la rabbia, senti di rifiutare l'autorità legittima a livello sociale, che può essere un padre, un governo. Ok, perfetto, è bellissimo, ma non agirla fuori, altrimenti la disperdi. La rabbia, l'ira è una dea, è un dio. Se tu la agisci fuori, la disperdi. Piuttosto sentila, fatti accompagnare quei 10 minuti, 20 minuti, sentila tutta e affidati, oh meraviglia, aiutami ad aiutarti ad aiutarmi, di alla rabbia o all'ira, qualsiasi emozione sia. Al maestro dell'ira, al maestro della rabbia, al maestro di quella situazione uno spirito. Qua mi stiamo parlando di sociale, del sociale, delle credenze che ci hanno iniettato. Allora il sociale non vuole, la società ti plasmerà sempre ad essere performante o conformante ai suoi dogmi e quindi cercherà sempre di limitarti. Ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 10, Magia Pratica 9. E prendi per mano quelle emozioni. Stai lì 10 minuti, 20 minuti, una giornata. Non giudicarle, fatti accompagnare. Ok? Ribellati ai tuoi sistemi di credenze, non all'autorità. Perché se tu ti sei incarnata in questo sistema storico, socio-culturale, politico, è perché era questo che volevi per superarti, per andare oltre, per sviluppare quel coraggio. Questo è il sistema migliore. Allora affida, come fece Arianna nel mito, quando Perseo, l'amore della sua vita, la tradì abbandonandola, lasciandola morire sull'isola di Nasso, Arianna si affidò agli dei, non esercitò la sua rabbia, la sua ira, la sua vendetta e disse: non si chiuderanno i miei occhi nella morte prima che io, tradita, non abbia chiesto giusta vendetta agli dei. Cosa significa? Affidarsi alle emozioni. Le emozioni sono dei e lasciare che gli dei facciano il loro corso. E cosa le arriva per premio ad Arianna? Il grande dio Dioniso, che la fa sua sposa e la rende immortale. Quindi pazienza e coraggio, ok? Qua siamo stanchi anche di sistemi di modi di vedere la vita che ci stanno addosso e non vogliamo rompere quegli schemi, modi di approcciare alle relazioni che ci stanno addosso e non vogliamo distruggere quegli schemi. Lo stai facendo, lo stiamo facendo tutti insieme. È un lavoro che parte dalle fondamenta, Per ergere una cattedrale interiore le fondamenta devono essere ripulite. Qua stiamo ripulendo fondamenta, ma abbiamo già costruito, piano piano. Ok, vediamo adesso, qua riprendo la domanda.
Amore, su cosa devo lavorare per primo? Amore o realizzazione personale? Su cosa ho da lavorare per primo? Allora, amore o realizzazione personale? Vediamo di prendere. Ehm, Vediamo di prendere questo, voglio essere proprio più esplicita possibile. Riprendiamo le carte. Vediamo come sta l'energia nell'amore e nella realizzazione personale. Ok? Riprendiamo questo. Questo ce lo mettiamo qua. In modo tale che riesco a dirti cosa c'è sull'amore e cosa c'è sulla realizzazione personale. Allora, come sta l'energia nell'amore e come sta l'energia nella realizzazione personale? Come sta l'energia nell'amore e come sta l'energia nella realizzazione personale? Che lo voglio prendere io. Allora, energia sull'amore. Energia sull'amore. Energia sulla realizzazione personale. Allora, come sta l'energia sull'amore? Qua abbiamo gli Angelion. Come sta l'energia sulla realizzazione personale? Dimensione uranica, non c'è karma qua. O meglio, il karma c'è sempre, però c'è un grande livello di consapevolezza, lo vediamo già da qua. Vediamo un po'. Allora, ci metterò la carta degli Angelion qua, sull'amore. Come sta l'energia sull'amore con gli Angelion? Perché nell'amore tu stai mettendo in pratica questo. Vediamo quali sono gli aspetti. Sull'amore, come sta l'energia sull'amore? Una carta sola. Una carta sola sull'amore degli Angelion e poi ci mettiamo nella dimensione uranica queste. Sai cosa vuol dire questo, no? Qua non mi è uscita una carta dei tre posizionamenti. Significa che nell'amore, nella realizzazione personale c'è questo che ti ho detto, va bene? Vediamo come svilupparlo. Allora, sulla dimensione uranica vediamo sull'amore, come sta l'energia sull'amore, relazione con l'altro, quindi. C'è una prova iniziatica da affrontare. Affrontare le paure e sperire. Vedi, abbiamo parlato di paura. Abbiamo parlato di paura. Di nuovo, nell'amore ti dicono che c'è una prova iniziatica, una prova di fede. Affidati a ciò che non sai, affidati a ciò che non vedi. Con questo approccio della ribellione, guarda nell'altro la capacità di darti dei doni, dei talenti, non guardare, non confondere come la mente razionale confonderebbe l'obiettivo con la persona. L'obiettivo è con il divino. Questo ve l'ho spiegato nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, dalla Kabbala al buddismo al mito. C'è una prova iniziatica qua, poi vediamo. E realizzazione personale. Lo spirito dell'elemento terra, volere, radicare, manifestare grande madre. Per la realizzazione personale mi dicono che l'elemento terra è proprio la realizzazione personale, cioè da affidarsi alla cos'è la grande madre, è la tua natura. La tua realizzazione personale ha a che fare se la tua natura viene fuori. Devi volere, volere. Io prendo ferma risoluzione di manifestare la mia natura selvaggia. Io prendo ferma risoluzione di manifestare i miei doni, i miei talenti, le mie capacità, affinché Madre Terra possa goderne. Va bene? Guarda che sono carte molto positive, molto positive.
Qua devi, è il momento, ti stanno dicendo, di manifestarti e radicarti nella tua natura, perché i talenti che sgorgeranno da te ti portano alla realizzazione professionale. E avere fede che ovunque la tua anima ti porti con la presa di coscienza di questo è il posto giusto, ok? Anche se la tua mente razionale non lo vede o non lo sta vedendo. Allora, c'è una prova iniziatica da affrontare in amore, vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Allora, qua ci mettiamo questi. Quindi mi stanno dicendo non c'è cosa mi devo focalizzare per primo, perché essendo l'amore il darsi alla propria natura e quindi il consapevolizzare che l'altro fuori da te in qualità di coppia, di persona che stai pensando, che stai sentendo, sta mettendo in luce dei tuoi aspetti interni comprensivi di qualità, talenti, mi spiego, verranno riversati nel lavoro e il lavoro, radicando il tuo talento, la tua natura, si riversa poi sull'amore. Mi spiego? Sono a specchio. Ok. Vediamo sulla prova iniziatica, affrontare le paure e sperire. Cosa mi raccontano i maestri? Mostratemi, maestri, per favore, sulle prove iniziatiche, affrontare le paure e sperire. Mostratemi in amore nella relazione con l'altro. Mostratemi, per favore. Esatto, sotto. Mostratemi, per favore. Mostratemi. La giustizia, infatti. 2 di bastoni. La stella, la realizzazione personale. Nel desiderio, no? Nel desiderio della realizzazione personale nella relazione. Le altre. Eh sì. Allora, mi stanno raccontando questo. Cerchi giustizia in amore. Cerchi giustizia in amore e mi dicono che ci sono delle decisioni che devi prendere. Queste decisioni che devi prendere non sono di facile presa, mi dicono, e infatti la prova iniziatica, il 10 di bastoni. Questa realizzazione del sogno d'amore nella relazione con l'altro comporta una presa di decisione tua. E questa presa di decisione, ti dicono, è benedetta. È benedetta. Verrà presa questa ferma risoluzione e sarà benedetta. Questa decisione che prenderai in conformità del fatto di avere una relazione sana, integra, appagante, è benedetta, questa tua presa di risoluzione. È importante l'angelo della temperanza, il maestro Jodorowsky ci dice l'angelo della temperanza veniva anche associato all'angelo custode, ve l'ho scritto in un post su Instagram. Noi diremmo l'angelo della temperanza è quello che per l'angelo custode, quello che è l'angelo custode nella cristianità, per gli sciamani è lo sposo mistico, l'amante mistico, no? O la sposa celeste. Quindi qua ti dice di prendere ferma, non è facile essere la tua vera natura all'interno della relazione, ma tu lo devi fare, qualsiasi sia la tua vera natura, quello che istintivamente ti viene di fare, quello che intuitivamente ti viene da essere, lo devi essere, non è facile perché questo porta alla guarigione del rapporto con l'altro e questa cosa è benedetta. Quindi la prova iniziatica, essere totalmente te stessa o te stesso, qualsiasi cosa questo comporti. Non è facile, perché questo sogno è pesante, cioè c'è questa no, non è facile, ma ecco perché è una prova iniziatica, di affrontare la paura di sentire la tua natura e prendere decisioni in conformità di quello nel rapporto o in una relazione. Ok? Anche se hai, per esempio, no, ribelle, oltre, fede in quello nelle decisioni che prendi nel rapporto con l'altro, nella connessione con l'altro, ribellati a ciò che pensavi di essere l'amore.
Ribellati a quelle credenze, fede, fede, coraggio, prova iniziatica, perché questo è guidato dal tuo amante mistico, ok? Fammi vedere una cosa su questo 10 di bastoni, perché c'è questa pesantezza? Perché è pesante farlo? Perché c'è una certa rigidità, l'imperatore, o hai a che fare con una persona rigida che ti dà delle prove davanti, che ti emette giudizi, vedi c'è il 2 di coppe, una persona che emette giudizi, una persona rigida, sfida le tue stesse rigidità che sono lo specchio che hai con questa persona. Magari questa persona non è d'accordo su alcune cose che fai, che sei, sfida te stessa sfidando l'altra persona. È la stessa cosa. Usa questo per guarire e per appellarti al tuo amante mistico. Va bene? E la risoluzione è subito dopo, eh? Vedrai subito quiete e pace. Ok. Vediamo adesso sul lavoro, sulla realizzazione professionale, personale. Vediamo. Su quali aspetti dobbiamo lavorare per lo spirito dell'elemento terra, volere, nella realizzazione professionale? Aspetta, riprendo la mail. Realizzazione personale, che poi anche no, quella radica in te la vera natura, scrivi tutto quello che tu sei, che tu vuoi, che tu scrivi, usa tutto quello che è possibile per mettere nero su bianco le tue vicissitudini, le tue attitudini, eh, come vorresti che fossi, perché quel desiderio lavora dentro di te, ok? Vediamo. E abbi il coraggio di sfidare i modelli che ci hanno iniettato dall'esterno. Vediamo per la realizzazione, per la realizzazione personale. Per la realizzazione personale. Sullo spirito dell'elemento terra, sul volere radicare e manifestare grande madre. Mostratemi, maestri, per favore. Due di spade. Cavaliere di denari. 8 di coppe. L'eremita. Ok, perfetto. Asso di denari. Allora, qua mi stanno parlando che alcuni di voi stanno pensando di lasciare un lavoro, di lasciare il conosciuto per andare verso lo sconosciuto. Questo è stato meditato a lungo e con profonda saggezza. C'è l'eremita che è il grande saggio e poi anche la somma del numero di quest'anno, il 9, no? Il grande saggio che guarda al passato e fa dei resoconti molto elevati. Mi stanno dicendo che ci sono delle scelte da fare, come ti stavo dicendo. Alcuni di voi stanno pensando di lasciare un lavoro per andare da un'altra parte in modo molto cauto. Che faccio? Lascio il vecchio per andare verso il nuovo? E mia nonna diceva: chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che lascia, non sa quello che trova. Anche questi detti vanno banditi, perché non sa quello che trova, sì, però è Mao. Cioè. Ehm, Devi prendere una decisione inerente a uno spostamento o a un cambio di stato, a un cambio di ruolo, però c'è un po' di timore. Però ti dico una cosa, la tua profonda saggezza, che ha a che fare col tuo amante mistico, la tua natura vera, ti conduce a fare la scelta giusta, anche se adesso non stai vedendo quello che potresti fare, come potresti realizzarlo. Perché subito dopo, dietro l'eremita, che gli dà le spalle, c'è un asso ai denari. C'è una grande opportunità qui che qualcuno ti offre e che ha a che fare con un profondo lavoro di saggezza interiore, di excursus che hai fatto. Allora, cosa mi stanno dicendo queste carte?
Molti di voi hanno a che fare con, faranno qualcosa di autonomo, un lavoro autonomo, qualcosa che l'otto di coppe, anche il lavoro autonomo, lascio il conosciuto, dove magari mi pagano bene. Quante storie ho sentito così, ma io stessa vi ho detto, sono stata un esempio di questo, mi sono fatta portavoce di questo evento. Lascio il conosciuto, magari mi pagano bene, però è troppa la spinta andare verso lo sconosciuto, dove mi sento probabilmente che realizzerò qualcosa di diverso, di più appagante, infatti è così. Quindi lo devi volere e avere, ricordiamo, la carta principale, fede in quello che non sai. Perché anche nella realizzazione del tuo talento abbiamo la prova iniziatica sull'amore, che è il darsi con fede all'amore di te che riguarda il tuo talento, le tue capacità. Ti ripeto, qua molti stanno per fare un lavoro autonomo, qualcosa che ha a che fare con un servizio diverso e dovete prendere una decisione in tal senso. Ti dico già che le decisioni che prenderai non saranno decisioni affrettate, decisioni eh, superficiali, no, perché c'è l'eremita, saranno decisioni ben ponderate. Molti di voi hanno iniziato qualcosa di nuovo, non vedono ancora i risultati come li vorreste, però qua c'è l'asso dei denari. Però questo è un assesso soprattutto per chi sta lasciando un conosciuto e sta andando verso qualcosa di nuovo, che potrebbe anche essere avere il coraggio di proporre un progetto nuovo in un'azienda da qualche altra parte. Mi spiego? Vedi, qua c'è il 10 di bastoni, 7 di spade, la papessa. Vedi, qua mi stanno dicendo che per la tua realizzazione personale economica sei stata guidata o guidato da molte intuizioni. Però è come se col 7 di spade dopo era difficile farle queste cose, non ti sei fatta guidare da quelle intuizioni. Non ti sei fatta o fatto guidare da quelle intuizioni. Le intuizioni c'erano, cavaliere di re di coppe, 9 di denari. Alcuni di voi stanno valutando di andare via da un posto di lavoro perché non si trovano bene nell'ambiente dove stanno, la situazione è diventata pesante e le tue qualità e le tue intuizioni valgono molto di più, ok? Vediamo un po' di cosa mi parla questo asso di denari. Sull'asso di denari. Sì, la rottura di un ciclo vecchio, o la rottura di un vecchio posto di lavoro, o la rottura di un vecchio modus operandi. Di un vecchio modus operandi. Alcune cose se ne sono andate e stanno aspettando qualcosa di nuovo. Sta arrivando, mi dicono. Focalizzati su tutto questo, però. La Torre mi parla proprio di un cambio, di una rottura che è arrivata sul profilo personale, che ha comportato anche la dover prendere decisioni in ambito professionale e lavorativo e aspettare 3 di bastoni, 9 di coppe per realizzare quello che veramente ti fa stare bene. Perché ci hai provato diverse volte, ma qua la sensazione di penuria era costante. Fammi vedere cosa mi dicono con dove stanno su questi. Quali sono gli atteggiamenti sulla realizzazione personale? Cosa mi dicono gli archetipi? Il re. Libertà illuminando benevolmente. Beneficia quello che stanno su di loro. Devi fare qualcosa, guarda, è come se ti avessi letto il mito di Perseo. Devi porti nella realizzazione personale qualcosa che è più grande di te, un servizio, una causa più grande di te. E questo è il lavoro che fa il saggio eremita, ossia una causa più grande determina la rottura con un passato nella vita professionale, lavorativa e personale che era per la propria sussistenza per aprirsi una causa più grande, l'asso di denari che poi giungerà a te dandoti ciò che meriti. È proprio così, è proprio così. Vediamo un attimo.
cioè, segue il modus operandi di cui mi parla l'eremita con queste carte. Fare ciò per cui sei animata o animato per una causa più grande, e il tuo essere, il tuo fare sarà di esempio e supporto agli altri. Ok, vediamo ancora sulla realizzazione professionale. Sulla realizzazione professionale e personale. Sogni rivelatori. Un sogno ti indicherà la strada, accetta la sua guida. Farai dei sogni. Annotati i sogni da questo momento in poi che vedi il video. Annotati i sogni, anche se sembrano sconnessi. Annotati i sogni, anche se ti ricordi pochissimo, un solo dettaglio, una persona sola. Annotati i sogni. Ci sono i sogni che ti riveleranno la strada. Accetta la loro guida. Accetta la loro guida. Ok? Wow. Vediamone un'altra sui sogni rivelatori, l'asso di denari. Sì, un aiuto in arrivo attraverso i sogni. I sogni ti diranno che ci sarà anche qualcuno che ti aiuta. Qualcuno ti offrirà conforto e sostegno, accettali con gratitudine, accetta la sua guida. Ti dicono che sono in arrivo degli aiuti, prima di tutto nei sogni e poi nella realtà fenomenica. Va bene? Può darsi che sia anche l'eremita stesso come personaggio, che ti porta una guida importante nel farti ragionare su un lasciare un conosciuto e andare al nuovo, Va bene? Ok, fammi vedere adesso con queste, con l'oracolo delle porte, una carta sulla mettiamole così, no? Una carta sulla prova iniziatica sull'amore. Sì, la porta dell'Ade, qua c'è un cambio, questa è la morte, devi bruciare il modus operandi nelle relazioni, nei tuoi pensieri, come credevi che dovevano essere le relazioni, devi bruciare il passato, cioè il modo di pensare del passato, un po' questa ribelle, no? Andare oltre con fede, anche il modus di pensare di chi è una persona, e la persona è una maschera del divino che ti apporta delle qualità e dei talenti. Vedete il video Magia Pratica Zero sulla playlist L'Arte Sciamanica, va bene? Vediamo sulla realizzazione personale. Giano mi parla di comunicazioni e della situazione che si sbloccano le situazioni, Guarda, da tutto quello che è uscito, io ti dico già, sì, da tutto quello che è uscito, ti dico già, approcciando a vedere l'altro nella relazione con l'altro come una maschera del divino, laddove tu puoi attingere alle tue qualità, i tuoi talenti che vedi nell'altro, che tu vorresti avere, o circostanze da superare nella relazione con l'altro, paure, attaccamenti, tu queste le riversi nel lavoro. Quindi concentrati sulle relazioni che hai con le persone, non solo a livello amoroso, amore inteso come relazione. Le relazioni che hai con le persone ti apportano gli strumenti che ti servono nella realizzazione poi del piano personale e professionale. Va bene? Con l'approccio del ribelle, mi ribello a determinati costrutti mentali, mi ribello a... però non lo esercito fuori, lo esercito fuori con la consapevolezza di sapere cosa ho davanti. Cosa hai davanti? Tutte maschere del divino. Va bene? Wow, è stato un viaggio bellissimo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui. Grazie alla nostra sorella che mi ha ispirato, mi auguro che sia stato di sostegno per tutte e tutti. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!